Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Arcas Lanova Farmaceutici SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è Arcas? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Arcas durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci, equivalenti farmaci esteri. Cos'è Arcas? Arcas è un farmaco a base del principio attivo atorvastatina sale di calcio, appartenente alla categoria degli ipolipemizzanti statine e nello specifico inibitori della HMG-CoA riduttasi. È commercializzato in Italia dall'azienda Lanova Farmaceutici SRL. Arcas può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Arcas 10 mg 30 compresse rivestite con film, Arcas 20 mg 30 compresse rivestite con film, Arcas 40 mg 30 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Lanova Farmaceutici SRL. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe A. Principio attivo atorvastatina sale di calcio, gruppo terapeutico ipolipemizzanti statine, forma farmaceutica. Compressa rivestita, indicazioni ipercolesterolemia. Arcas è indicato, in aggiunta alla dieta, per la riduzione di alti livelli di colesterolo totale, C totale, del colesterolo, delle lipoproteine a bassa densità, LDLC, della polipoproteina B e dei trigliceridi in pazienti adulti, adolescenti e bambini a partire dai 10 anni di età affetti da ipercolesterolemia primaria, inclusa ipercolesterolemia familiare, variante eterozigote, o iperlipidemia combinata, mista corrispondente ai tipi IA e IB della classificazione di Fredrickson, quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata. Arcas è anche indicato per ridurre il colesterolo totale ed il colesterolo LDL in pazienti adulti con ipercolesterolemia familiare omozigote, in aggiunta ad altri trattamenti ipolipemizzanti, ad esempio, LDL-feresi, o se tali trattamenti non sono disponibili. Prevenzione della malattia cardiovascolare, prevenzione degli eventi cardiovascolari in pazienti adulti ritenuti ad alto rischio per un primo evento cardiovascolare, vedere paragrafo 5.1, in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio. Posologia. Prima di ricevere Arcas il paziente deve essere posto in regime di dieta standard ipocolesterolemica e deve continuare questa dieta durante il trattamento con Arcas. Il dosaggio deve essere personalizzato tenendo conto dei livelli basali di colesterolo LDL, dell'obiettivo della terapia e della risposta del paziente. La dose iniziale abituale è 10 mg una volta al giorno. Aggiustamenti del dosaggio devono essere fatti ad intervalli di 4 settimane o più. La dose massima è 80 mg una volta al giorno. Ipercolesterolemia primaria e iperlipidemia combinata, mista, la maggior parte dei pazienti viene controllata con Arcas alla dose di 10 mg una volta al giorno. La risposta terapeutica si evidenzia entro 2 settimane e la massima risposta terapeutica viene solitamente raggiunta entro 4 settimane. L'effetto terapeutico si mantiene durante il trattamento cronico. Ipercolesterolemia familiare eterozigoti, i pazienti devono avviare il trattamento con Arcas alla dose di 10 mg al giorno. Il dosaggio deve essere personalizzato e aggiustato ogni 4 settimane fino a 40 mg al giorno. Successivamente, il dosaggio può essere aumentato fino a un massimo di 80 mg al giorno, oppure può essere somministrato un sequestrante di acidi biliari insieme a 40 mg di atorvastatina una volta al giorno. Ipercolesterolemia familiare omozigote sono disponibili solo dati limitati, vedere paragrafo 5.1. Il dosaggio di atorvastatina in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote è compreso tra 10 e 80 mg/die, vedere paragrafo 5.1. In questi pazienti atorvastatina deve essere impiegata in aggiunta ad altri trattamenti ipolipemizzanti, esempio LDL-feresi, o se tali trattamenti non sono disponibili. Prevenzione della malattia cardiovascolare. Negli studi di prevenzione primaria è stato impiegato il dosaggio da 10 mg/die.
Per ottenere i livelli di colesterolo, LDL, previsti dalle attuali linee guida, possono essere necessari dosaggi più elevati. Pazienti con compromissione renale non è richiesto alcun aggiustamento della dose, vedere paragrafo 4.4. Pazienti con compromissione epatica ARCAS deve essere usato con cautela nei pazienti con ridotta funzionalità epatica, vedere paragrafi 4 e 5.2. ARCAS è controindicato in pazienti con malattia epatica attiva, vedere paragrafo 4.3. Uso negli anziani. L'efficacia e la tollerabilità nei pazienti di oltre 70 anni trattati con le dosi raccomandate sono simili a quelle osservate nella popolazione in generale. Uso pediatrico. Ipercolesterolemia. L'uso pediatrico deve essere riservato a medici specializzati nel trattamento dell'iperlipidemia pediatrica ed i pazienti devono essere rivalutati su base regolare per valutare i progressi della cura. La dose iniziale raccomandata nei pazienti a partire dai 10 anni di età è di 10 mg di atorvastatina al giorno con incremento fino a 20 mg/die. Nei pazienti pediatrici la dose deve essere incrementata a seconda della risposta e della tollerabilità individuale. Le informazioni sulla sicurezza per i pazienti pediatrici trattati con dosi superiori a 20 mg, pari a circa 0,5 mg/kg, sono limitate. L'esperienza nei bambini di età compresa tra 6 e 10 anni è limitata, vedere paragrafo 5.1. L'atorvastatina non è indicata per il trattamento di pazienti con meno di 10 anni di età. Per questa popolazione di pazienti possono essere maggiormente indicate altre formulazioni farmaceutiche. Modo di somministrazione. ARCAS è un farmaco da somministrare per via orale. Ogni dose giornaliera di atorvastatina viene somministrata in dose unica e la somministrazione può essere effettuata in qualsiasi momento della giornata, indipendentemente dai pasti. Co-somministrazione con altri medicinali nei pazienti che assumono gli agenti antivirali antiepatite C e il Basvir/Grazoprevir in concomitanza con atorvastatina. La dose di atorvastatina non deve superare 20 mg/die, vedere paragrafi 4 e 4.5. Controindicazioni. ARCAS è controindicato nei pazienti con ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, con malattia epatica in fase attiva o innalzamenti inspiegabili e persistenti delle transaminasi sieriche, oltre 3 volte il limite normale superiore, in gravidanza, durante l'allattamento e in donne in età fertile che non usano appropriate misure contraccettive, vedere paragrafo 4.6. Trattati con antivirali antiepatite C, Glecaprevir/Pibrentasvir. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Effetti epatici. Devono essere effettuate prove di funzionalità epatica prima dell'inizio del trattamento e periodicamente in tempi successivi. I pazienti che presentano segni o sintomi indicativi di danno epatico devono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetto dei medicinali co-somministrati sull'atorvastatina. L'atorvastatina è metabolizzata dal citocromo P450 3A4, CYP3A4, ed è un substrato dei trasportatori epatici, del polipeptide organico trasportatore di anioni 1B1, o ATP1B1, e del trasportatore, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere ARCAS insieme ad altri farmaci come acido fusidicoteva, Alozof, Aviflucox, Canacid, Clamodin, Claritrol, claritromicina Accord, claritromicina Almus, claritromicina TAN, claritromicina Alter, claritromicina Doc generici, claritromicina Dr. Redis, claritromicina EG, compressa rivestita, claritromicina eurogenerici, claritromicina HCS, claritromicina Exal, claritromicina ICMA, claritromicina Milan Generics, claritromicina Pensa, claritromicina Sandoz, claritromicina Sandoz GmbH, granulato, claritromicina San, granulato, claritromicina San Pharma, claritromicina Teva, claritromicina Zentiva, Clarmac, Crinozol, Dermomicin Cort, Diflucan, capsula, Diflucan, capsula, soluzione, uso interno, Diflucan, polvere, Dizolo, Elazor, eritromicina ID, crema, soluzione, eritromicina ID, gel, eritromicina lattobionato Fisiofarma, Exomax, fluconazolo ABC,
fluconazolo Accord, fluconazolo Almus, fluconazolo Aurobindo, fluconazolo B. Brown, fluconazolo Bioindustrial IM, fluconazolo DOC generici, fluconazolo EG, fluconazolo Galenica senese, fluconazolo Exal, fluconazolo ICMA, fluconazolo Cabi, fluconazolo Milan, fluconazolo Pensa, fluconazolo Ratiofarm, fluconazolo Sandoz, fluconazolo San, fluconazolo Zentiva, flucostinol, fluchimex, flumicon, flumos, fluores, fucicort, fucidin, fucidin H, fucimix beta, fucitalmic, fungus, fusapiel beta, fusicutan beta, gemfibrozil doc generici, gemfibrozil EG, gemiflux, genlip, itraconazolo doc generici, itraconazolo EG, itraconazolo Milan generics, itraconazolo Sandoz, itraconazolo Teva, itragerm, chetoconazole HRA, chetonova, clacid, compressa rivestita, granulato, clacid, polvere, clacid RM, Clyder, Clurenis, Cruclar, lauromicina, compressa, lauromicina, unguento, lefunzol, lopid, lucandiol, macladin, compressa rivestita, macladin, compressa rivestita, granulato, macladin, polvere, maviret, miconix, muches, nervaxon, nixodue, nixoral, crema, nixoral, shampoo, noxafil, compressa gastroresistente, noxafil, sospensione, posaconazolo Accord, posaconazolo Acl, posaconazolo EG, posaconazolo eurogenerici, posaconazolo Fresenius Cabi, posaconazolo Milan Pharma, posaconazolo Milan, posaconazolo Sandoz, posaconazolo Teva, Riflax, Soriclar, compressa rilascio modificato, Soriclar, compressa rivestita, Spendor, Sporanox, capsula, Sporanox, soluzione, Tedim, Trazer, Triasporin, capsula, Triasporin, soluzione, Trimicos, Viclam, compressa rivestita, Viclam, compressa rivestita, granulato, Viclam, polvere, Vend, compressa rivestita, Vend, polvere, boriconazolo Accord, boriconazolo Aristo, boriconazolo Aurobindo, boriconazolo DRRDIS, boriconazolo Milan Pharma, boriconazolo Milan, boriconazolo Sandoz GmbH, boriconazolo Sandoz, boriconazolo Teva, Vinc, Vinclar, Zamizol, Zerfun, Zinerit, Zoloder, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Arcas durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Arcas durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. Le donne in età fertile devono usare efficaci metodi contraccettivi durante il trattamento, vedere paragrafo 4.3. Gravidanza. Arcas è controindicato durante la gravidanza, vedere paragrafo 4.3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Arcas non ha effetti, se non minimi, sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati dall'analisi dei dati relativi allo studio clinico su atorvastatina controllato con placebo che ha coinvolto 16.066 pazienti, 8.755 trattati con Lipitor VS, 7.311 trattati con placebo, trattati per un periodo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non è disponibile un trattamento specifico per il sovradosaggio di Arcas. In questo caso, il paziente deve essere trattato dal punto di vista sintomatico e con appropriate misure di supporto. Si devono eseguire i test di funzionalità epatica e devono essere monitorati i livelli sierici di CK. A causa dell'elevato legame della atorvastatina con le proteine plasmatiche, non è previsto che l'emodialisi aumenti significativamente la clearance dell'atorvastatina. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Sostanze modificatrici dei lipidi, inibitori della HMG-CoA riduttasi, codice ATC. C10A05. L'atorvastatina è un inibitore selettivo e competitivo della HMG-CoA riduttasi, l'enzima limitante la velocità di conversione del 3-idrossi-3-metilglutaril. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'atorvastatina è assorbita rapidamente dopo somministrazione orale. Le massime concentrazioni plasmatiche, Cmax, si raggiungono entro 1-2 ore. L'entità dell'assorbimento aumenta in proporzione alla dose di atorvastatina. Dopo somministrazione orale,
Dati preclinici di sicurezza. La atorvastatina non ha rivelato potenziale mutageno e clastogenico nell'ambito di una serie di 4 test in vitro e di un test in vivo. La atorvastatina non è risultata cancerogena nel ratto. Elenco degli eccipienti nucleo della compressa. Mannitolucellulosa microcristallina crosspovidone sodio carbonato anidropovidone K30 metionino magnesio stearato rivestimento. Ipromellosa 6CP titanio diossido, E171, Macrogol 6000. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Arcas a base di atorvastatina sale di calcio sono: Atoris, compressa rivestita, atorvastatina ABC, compresse rivestite, atorvastatina Accord, atorvastatina Almus Pharma, atorvastatina Alter, atorvastatina Aristo Pharma, atorvastatina Aurobindo, atorvastatina Doc, atorvastatina EG, atorvastatina GIT, compresse rivestite, atorvastatina Corca, atorvastatina Milan Generics Italia, atorvastatina Pensa, atorvastatina Pfizer, atorvastatina Sandoz GmbH, atorvastatina San, atorvastatina Technigen, atorvastatina Teva Italia, atorvastatina Zentiva, Coleama, Colester, Melemib, Omegastatin, Sopavi, Taxat, Torvacol, Torvast, compressa, compressa rivestita, Totalip, compressa, Tovanira, Vastat. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.